Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi. Io sono la Nera Luna, questa è la mia stanza. Oggi, come potete vedere, andiamo ad usare queste tre palette, due delle quali vi mostrerò più nel dettaglio probabilmente mercoledì o il prossimo sabato. Avevo in programma in realtà di fare un video più chiacchierato, ma una serie di vicissitudini me l'hanno impedito e quindi ho deciso di realizzare il voice over. Sto utilizzando questo colore dalla Jolie Beauty che oramai conoscete tutti su questo canale, questo verde molto chiaro che si chiama Healer, sempre scusate per la mia pronuncia, io ci provo, e lo sto andando a mettere appunto nella piega e lo sto portando anche alto verso il sopracciglio, sempre per appunto la questione della forma del mio occhio. Voglio fare un video specifico su come si applica l'ombretto quando si ha l'occhio incappucciato. Sto andando a prendere dalla palette dei vampiri, che oramai anche questa la conoscete tutti, della Lovelace Cosmetics, il verde più scuro, lui. Usandoli insieme ci si rende conto proprio di quanto questa palette sia superiore rispetto a tutte le altre, e non che le altre palette ovviamente non siano buone, ma mentre le altre sono più, diciamo, costruibili, quindi il colore va ripassato più volte, questi colori sono immediatamente pigmentati e devo dire che se dovessi scegliere di ricomprare solo una di queste palette sicuramente ricomprerei questa, quindi veramente un ottimo acquisto. Dalla palette di Jolie Beauty vado ancora a scurire e prendo Pop It, quindi questo verde ancora più scuro. È un verde meno brillante rispetto agli altri due, ma mi serve comunque, soprattutto con la mia forma dell'occhio, un colore che dia appunto intensità ma soprattutto profondità allo sguardo. Vado sempre bene a sfumare tutti i colori uno nell'altro, quindi anche gli scuri cerco di sfumarli all'interno dei colori più chiari. Con la palettina nuova, che è una palette in realtà che si acquista vuota, della Lethal Cosmetics, e tra l'altro c'è anche questa frase molto carina scritta dentro, poi ve la mostrerò più nel dettaglio, vado a prendere questo verde che è un duochrome. Che cosa significa? Che come potete vedere il colore è cangiante, quindi va dal verde all'oro. Praticamente come funziona? Sono improvvisamente entrata nel mondo delle cialde singole, ossia si compra una palette vuota di qualsiasi marca e poi si comincia a riempire con le cialde singole delle varie case che le producono, ed è un viaggio infinito, quindi se cominciate sappiate che non finirete mai più, perché ne esistono una quantità industriale, tutte meravigliose, colori che cambiano in maniera incredibile, repentina, quindi se iniziate questo viaggio sappiate che prima o poi sarete poveri. Io purtroppo ho deciso di iniziare, ho fatto anche parecchi ordini, quindi quando arriverà tutto ve li mostrerò, e con la mia colla per glitter, quindi il mio glitter primer di NYX, sto andando ad applicare appunto questo colore sulla mia diciamo cut crease, quindi una sorta di cut crease leggermente più sfumata. Con Pop It vado di nuovo a scurire il mio angolo esterno dell'occhio per creare la profondità. E visto che non sono sufficientemente soddisfatta, vado a prendere il nero, che ha questo bellissimo monito come titolo, e lo vado a mettere appunto nell'angolo esterno dell'occhio per dare profondità. Ho iniziato con una quantità piccolissima, tra l'altro questo nero è iperpigmentato, sempre per il motivo di cui parlavo prima, che questa palette è fantastica, e come vedrete piano piano ho iniziato ad allargarmi e quindi il trucco è diventato parecchio nero, ma su questo canale ovviamente va benissimo. E ovviamente
il nero è molto complicato da amalgamare con gli altri colori, quindi la sfumatura va lavorata molto bene. Sto prendendo da quest'altra palette vuota che è della Baby Beauty una cialda, questo verde quasi fluo, verde lime, che in realtà è una cialda di NYX che ho comprato tanti anni fa perché praticamente le stavano svendendo, infatti ora non le hanno più, quindi probabilmente svendevano le rimanenze, e grazie al cielo io l'ho acquistata perché adesso si è rivelata utile insieme a questi altri colori e la sto utilizzando come punto luce all'interno dell'occhio, ma anche un po' per schiarire la porzione iniziale appunto di questa cut crease. E in effetti l'effetto mi piace veramente tanto, più visto così dalla telecamera che dal vivo. Devo dire è molto bello, e sto andando a sottolineare appunto la mia cut crease, che non è molto definita, anche perché utilizzando diciamo gli stessi colori, quindi verde su verde risulta meno definita che magari utilizzare un bianco su verde o comunque un colore molto più chiaro su una base più scura. Quindi ho delineato la cut crease con la mia matita verde di NYX, che in realtà era pensata per l'interno dell'occhio. Ho pulito diciamo la parte dello zigomo dove magari ci poteva essere del fallout o comunque la linea dell'ombretto non era assolutamente precisa, e poi sotto sono andata a replicare lo stesso schema di colori che ho utilizzato sopra, semplicemente aggiungendo all'interno appunto dell'occhio la stessa matita verde che ho utilizzato sopra. Detto ciò, ho deciso che il trucco non era abbastanza e quindi ho deciso di applicare le mie amatissime ciglia finte. Questo è il risultato finito, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa, ogni sabato un video di trucco. Ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao ciao!